Ciao ragazzi, vi do il benvenuto a questo nuovo video dalla macchina e come vedete è buio pesto, quindi vuol dire soltanto una cosa: sto andando a caccia di aurora. Secondo le ultime notifiche che mi sono arrivate ci deve essere un'aurora spettacolare in questo momento, quindi adesso parto, anzi prima sbrino la macchina perché fa freddissimo questa sera, dopodiché parto, vado in campagna, mi allontano giusto una ventina di minuti da Aberdeen per lasciarmi alle spalle le luci della città che mi darebbero fastidio e vi ricordo che se volete più informazioni su come, dove e quando fotografare l'aurora boreale in Scozia troverete un video sul mio canale chiamato Guida all'aurora boreale in Scozia, e quindi vi rimando a quel video per tutte le informazioni e curiosità che potreste avere. Intanto non perdiamo tempo, adesso parto e noi ci vediamo in location. Vi mostro i report di Glendale App, che è l'applicazione che utilizzo io per monitorare l'attività dell'aurora boreale, e se vi va di leggerli potete mettere il video in pausa. Come potete vedere dalla mappa, l'aurora quella sera era visibile anche dal sud dell'Inghilterra. È stato veramente un evento eccezionale e nonostante io vedessi queste segnalazioni non ero minimamente preparata psicologicamente a quello che avrei visto di lì a poco una volta arrivata in aperta campagna. Allora, sono arrivata, sono in mezzo alle campagne, sono in mezzo al nulla e c'è un'aurora pazzesca. Io non ho mai visto una cosa del genere, la prima volta che vedo l'aurora così nitida di fronte a me, è chiaramente visibile, e già mentre stavo guidando per venire qua la intravedevo e infatti mi sono messa a singhiozzare mentre guidavo, perché ho visto proprio dei pilastri enormi stagliarsi nel cielo. E niente ragazzi, è un'aurora pazzesca. Io adesso ho fatto partire il time lapse con la macchina fotografica così potrete vederlo anche voi, e ragazzi è meravigliosa, c'è il cielo limpidissimo, ci sono le stelle, fa un freddo cane e ho dimenticato i guanti e infatti sto un po' congelando, però ho gli scaldamani, adesso li metto in azione e intanto non lo so, mi godo questa aurora. Sono di fronte a una delle emozioni più grandi che abbia mai provato finora nella mia vita e mi sento un po' una scema perché mi trema la voce, però ragazzi veramente io sto vedendo questi archi di aurora che si muovono, danzano di fronte ai miei occhi ed è visibile a occhio nudo. Ecco, una cosa non scontata per la Scozia è avere l'aurora e poterla vedere ad occhio nudo, e spesso si può solo fotografare questo è stato il caso per me fino ad adesso. Anche nei video scorsi tutte le esperienze che io ho condiviso con voi di aurora boreale erano esperienze più che altro fotografiche. Io ero in grado di fotografarla, ma ad occhio nudo era appena percepibile. Oggi è tutt'altra storia ragazzi, questa è la mia prima volta in cui io sono di fronte all'aurora boreale e riesco a vederla ad occhio nudo, ma penso che vedendo il timelapse che ho registrato ve ne sarete accorti anche voi. È un evento molto più forte di quelli a cui ho assistito in passato e niente, non ho parole ragazzi. Ho appena fatto una diretta su Facebook perché volevo condividere questa agitazione che ho con qualcuno, perché cioè veramente se vi faccio vedere sulla mappa dove sono in questo momento, sono in mezzo al nulla. E niente, a volte le cose belle
se sono condivise valgono ancora di più, acquistano ancora più valore, quindi sono contentissima di poter registrare queste immagini per condividerle con voi e davvero spero che vi arrivi la magia dell'aurora scozzese. Ok, sono tornata a casa, mamma mia ragazzi, che serata, che esperienza meravigliosa, devo ancora realizzare bene che è successo per davvero, non stavo sognando. Tra l'altro poi sono arrivata nella location dove avevo puntato il navigatore, diciamo, e ho trovato uno spiazzo, ho parcheggiato e dopodiché ci ho messo un attimo a capire dove era il nord perché ero talmente agitata, essendo che appena ho preso la rotonda per uscire dalla città, appena mi sono trovata nelle campagne, ho subito visto questo pinnacolo, questa colonna di luce lì davanti a me alla mia destra mentre guidavo e la mia reazione è stata oh mio Dio! E continuavo a guidare con la bocca aperta guardando questa luce che era chiaramente aurora, non c'era proprio nessun dubbio, era l'aurora e era la prima volta che riuscivo a vederla così chiaramente, tra l'altro mentre stavo guidando. E quindi poi sono arrivata al posto, al luogo e ho parcheggiato e ho preso in mano una macchina fotografica e mi sono messa a fare foto a caso per capire dove era il nord, che poi bastava guardare il navigatore, però ripeto, ero troppo agitata nel momento. E ho preso la macchina fotografica, ho abbassato il finestrino, ho fatto una foto sfocatissima a mano che ve la faccio vedere. Ho visto il verde, non ho capito più niente. Allora spegni la macchina, apri, scendi, poi ho preso, tra l'altro guardate la furbata che ho fatto, ho preso la torcia, me la sono messa in testa, l'ho accesa, poi ho preso la cuffia e me la sono messa sopra la torcia e poi non capivo perché la torcia non facesse luce, cioè proprio ero completamente fusa e poi niente, è successo quello che avete visto, c'è stato questo spettacolo di aurora incredibile, meraviglioso lì davanti a me e niente, me lo ricorderò per tutta la vita, davvero. E se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, aiutatemi a raggiungere i 1000 iscritti, questo è il mio scopo per quest'anno, raggiungere i 1000 iscritti sul canale e chissà superarlo, quindi se riuscite a darmi una mano ovviamente vi ringrazio. Buonanotte, grazie per avermi tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo video, sempre dalla Scozia. Ciao! All this before, one with a silver spoon and crown. You see it